negli episodi precedenti. Il risultato di non muovere più il nostro corpo in un modo biomeccanicamente corretto, non piegare il braccio sott'acqua e ricercare quindi un'applicazione di forza a braccia tese. Il braccio invece che distendersi in avanti scappa di lato, va largo e questo porta. Il bello di stare in acqua è che possiamo fare tutto ciò che vogliamo con più facilità e con meno rischio di farci male rispetto a quando siamo fuori. Pensiamo per esempio alla semplice capriola in avanti e all'indietro. Fare questi due movimenti fuori dall'acqua risulta indubbiamente più difficile rispetto che a farli in acqua, dove invece in galleggiamento statico basta tenere le braccia larghe, le gambe unite ed ecco che non ci vuole nulla a capovolgersi in avanti e all'indietro. Collegandomi a questo discorso, sono sicuro che tutti durante la nostra esperienza natatoria abbiamo avuto un qualche problema con le virate. C'è chi a distanza di anni non le ha ancora imparate e alla fine di ogni vasca quindi tocca il muretto con le mani, ci si aggrappa e poi si gira per ripartire. Mentre c'è chi invece prova a districarsi senza però ottenere dei buoni risultati. Si sa, la virata è quel gesto che differenzia il vero nuotatore dal principiante e per tantissime persone è considerato un gesto difficile da imparare e perfezionare. In realtà però a mio avviso è più facile di quanto si creda. Infatti in questo video andremo a vedere come eseguire correttamente una virata a stile libero. Partiamo dicendo che ci sono due modi di fare la virata a stile libero ed ora ve li faccio vedere. Avete notato qualche differenza? Bene, ve lo dico io. Il primo tipo di virata che vi ho fatto vedere è una sorta di mezza capriola, dove assistiamo a due rotazioni, una frontale ed una laterale, che si sovrappongono nello stesso momento. Il problema di fare questo tipo di virata sta proprio qui, ovvero nel fatto che fare queste due rotazioni insieme in un unico momento porta la maggior parte delle persone a contorcersi e non trovare un appoggio stabile con i piedi e a scivolare nello spingersi dal muro. Mentre nel secondo tipo di virata si vede bene come invece le due rotazioni siano divise in due momenti diversi della virata. Infatti prima assistiamo ad una completa rotazione frontale e poi un avvitamento laterale subito dopo la spinta dal muro, che ci porterà in posizione prona durante la fase di scivolamento subacqueo. Quindi se vuoi imparare facilmente a fare la virata, oppure se vuoi renderla più veloce ed efficiente, devi semplificare il più possibile. Motivo per cui ti sconsiglio di andarti ad incespicare nel primo tipo di virata, rischiando solamente di fare un pasticcio e ritrovarti tutto attorcigliato. Quindi segui me. Una volta che ti stai avvicinando al muro e vuoi virare, abbassa la testa e porta il mento verso il petto. Raccogli ed avvicina bene le tue ginocchia al corpo, così da eseguire una bella rotazione frontale con le spalle e bacini allineati, in modo e maniera che entrambi i piedi si pianteranno letteralmente contro il muro. A questo punto, quando senti bene i piedi ancorati al muro, ti spingi con forza e lasci la parete con entrambe le braccia tese a chiudere la testa e, mi raccomando, la pancia rivolta verso l'alto. Poi starà a te girarti in fase subacquea per riuscire così ad emergere dall'acqua nella posizione classica di nuotata a stile libero. Come vedi ti ho fatto separare del tutto le due rotazioni, tanto che ti ho detto praticamente di spingerti dal muro sul dorso per poi girarti in fase di scivolamento subacqueo. È la meglio per imparare, poi piano piano, una volta presa confidenza, vedrai che la rotazione frontale e l'avvitamento laterale ti verranno conseguenziali e tutta la virata sarà molto più fluida e dinamica. Detto questo, prima di lasciarvi voglio rispondere alle due domande più gettonate. Ma a che distanza precisa devo iniziare la virata? Vi dico sin da subito che non c'è un punto esatto, valido per tutti i nuotatori, in cui iniziare la virata. Dovete provare molte volte finché troverete il vostro punto ideale e riuscirete poi ad adeguarlo in base al ritmo nuotato. Ma come faccio a non farmi entrare l'acqua nel naso quando faccio la virata? Beh, semplicemente per evitare questo fastidioso problema bisogna abituarsi a trattenere bene il respiro prima di avvicinarsi al muro ed espirare quando si sta eseguendo la capriola. Eccoci quindi arrivati alla conclusione di questo video. Io spero che ti sia piaciuto e che possa esserti stato utile per riuscire a fare correttamente la tua prima virata a stile libero. Se poi vuoi migliorare ed affinare questa abilità tramite un percorso più mirato e personalizzato su di te, ti basterà cliccare sul link in descrizione ed accedere al nostro sito in modo da compilare la tua candidatura.
Quindi non mi resta altro che dirti di lasciare un bel mi piace se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale. Nel prossimo episodio. Il tuffo, nonché la partenza nel nuoto, è uno dei punti più cruciali di questo sport. Viene spesso sottovalutata, ma incide molto sul risultato di gara, soprattutto se parliamo di sprint. Nel video di oggi ti spiegherò come imparare a fare una corretta partenza dal blocco.